Ragazzi, buonasera, mi chiamo Nick Scott, sono direttore di rugby a Rugby Colono, ma stasera ho una maglietta di Rugby Modena, uno dei nostri partner. Stasera molto bravo ragazzo, un amico vecchio, ho lavorato anni fa con Stuart quando siamo in Inghilterra, Rugby England. E c'è una presentazione che lui ha a condividere in Inghilterra, anche in irlandese, ma abbiamo traduzione. Abbiamo David Lind, consiglio di Rugby Colono, anche Roland de Marigny, tutti conoscono Roland de Marigny, allenatori per Rugby Colono. The same, sorry, Roland, just say, keep typing the questions into the chat, and we will put the questions to Stuart at the end of the presentation. Ok, buonasera a tutti. Nick ha chiesto l'ultima parte. Mentre che Stuart fa la sua presentazione, se ci sono delle domande, potete aprire il chat e scrivere le vostre domande e faremo in modo di rispondere, se possibile, durante, se no alla fine della seduta, a rispondere a tutte le vostre domande. Ok? Stuart, over to you. Stuart, grazie. Hi everyone in Italy, nice to be here. Buonasera a tutti, molto contento di essere qui con noi stasera. So I'm going to share my screen now, and the format of the evening will take two parts. Ok, adesso Stuart aprirà il suo schema dove si vede e condivide la presentazione di stasera, che sarà divisa in due parti. So the first part will be my 10 principles of how I think you should develop your attack. Ok, la prima parte è la sua filosofia, come lui pensa che si dovrebbe fare l'attacco o insegnare l'attacco. And I'll have a lot of clips to go with it, which hopefully will bring it to life. Ok, e in questa prima parte qua ci sarà tantissime clip dove comunque nella spiegazione è abbastanza facile, perché comunque si vede i clips, quello che vorrebbe spiegare Stuart. And then the second part will be 15 top coaching tips, I think, to become a better coach. Ok, e la seconda parte discutiamo i 15 punti per lui, i 15 più importanti per diventare un top allenatore. Ok, let's go. Ok, si parte. So my responsibility at Lancaster is to coach attack and defense. Ok, Stuart ha una responsabilità a Lancaster di allenare sia l'attacco sia la difesa a Lancaster. So what I'm interested in is this here, try scored. Ok, e per quanto riguarda stasera, per il discorso di attacco, la presentazione dell'attacco, la cosa che gli interessa di più, se vedete le mete fatte, tries for, sono 68, quindi questi sono un'indicazione, una data che lui parlerà stasera. So we've had a good season this season so far. Ok, fino al Covid, ovviamente per come è andata la stagione, sono molto soddisfatti per come è andata la stagione. This was last year. Questo è la tabellina dell'anno scorso, quindi dopo un campionato intera, 95 mete, 95 tries scored. 95 mete segnate. And this was the year before, 83 tries. E questo invece l'anno ancora prima, quindi si parla di due stagioni fa. This is Europe. So here, 27 tries scored last year. Questo è il tabellino dell'Europa, quindi 27 mete segnate l'anno scorso, 2 anni fa, scusami. And then this season, 28 tries. E questa stagione qua, 28. So
I'm very lucky to be at a very good club with great players. Ok, Stuart si rende molto fortunato di allenare un grande club con grandi giocatori. But quality attack does not happen by accident. Detto questo, la qualità dell'attacco non vieni a caso, è una cosa che vieni lavorato. So here are some ideas about how to improve your attack as a coach. Ok, e adesso andiamo a discutere qualche idea, quello che ha lui in testa per migliorare l'attacco. So when we look at tries scored, there are two methods of scoring. One from set piece starter plays. Ok, quando andiamo a vedere come si fa a segnare, ci sono due metodi. La prima è, diciamo, da un lancio di gioco, quindi mischia tuscia. And one from unstructured rugby. E uno di un gioco rotto, quindi un gioco non strutturato. So this is an example of structured rugby from set piece. Ok, questo è un esempio di rugby strutturato da una mischia. And here's some examples of some tries. E andiamo a vedere adesso qualche video dove ci sono mete segnate da una prima fase, quindi una mischia o una tuscia. So this is England versus Wales. Questo è Inghilterra contro Galles. Here is Ireland versus England. Questo il secondo esempio è Irlanda contro l'Inghilterra. And here's another one, Ireland versus New Zealand. E questo terza Irlanda-Nuova Zelanda. So all these are very good tries. Ok, tutti questi lanci di gioco da touche sono ottime mete segnate. And it's an important part of attack. Ed è una parte importante dell'attacco. But I want to talk this evening about the unstructured part of the game. Quello che Stuart voleva parlare stasera è la parte rotto del gioco, quindi quello non strutturato. Because unstructured rugby is 70 to 80% of the game. Perché vuole parlare di questo gioco rotto? Perché il gioco rotto fa tra il 70 e 80% del gioco della partita. And not only that, we need to understand that defense has improved. Ok, e per capire, ovviamente, insegnare questo in modo migliore, dobbiamo capire anche che la difesa, gli avversari hanno migliorato moltissimo e sono molto evoluto. So here are my 10 tips to improve your attack. Ok, e questi sono i 10 punti dove Stuart ci consiglia di lavorare. So we want to develop multi-skilled players. Ok, il nostro obiettivo è di sviluppare giocatori con multi skills, quindi con una polivalenza di fare tutti i tipi di gioco. So we have forwards who can pass. Quindi dobbiamo insegnare avanti a fare dei passaggi. We have backs who can clear breakdowns. E dobbiamo insegnare ai tre quarti di pulire i punti d'incontro. And anyone can play scrum half. E tutti i giocatori in campo sono in grado di giocare mediani mischia. One game we played, una partita che hanno giocato, we had 14 different players play scrum half in the same game.
Ok, in una partita che hanno giocato hanno avuto 14 diversi giocatori che hanno in momenti diversi della partita giocato mediani di mischia. So I want to give you some examples. Quindi adesso andiamo a vedere qualche esempio. So this game was the semi-final of the Pro 14 against Munster. Questo è la semifinale del Pro 14 contro Munster. So here's the scrum half passing the ball, number 8 to carry. Ok, questo è il numero 8 che fa il passaggio da mediano. Scrum half is in the breakdown. Perché il mediano di mischia è nel punto di incontro. Fullback plays at scrum half. Il 15 adesso su seconda fase diventa il mediano di mischia. Winger plays at first receiver. L'ala diventa il primo ricevitore. And here we have number 1. Ok, e lì abbiamo su gioco su spazio aperto abbiamo numero 1, Number 3. numero 3 Number 2. e numero 2. So again, watch for our tight head prop. Adesso questo è Lancaster contro Wasps. Guarda il pilone destro. So this is unstructured Numero rugby. We haven't planned this. Ok, questo è rugby non strutturato. Questo non è una cosa che hanno lavorato o non hanno lavorato su una struttura. Questo è il gioco rotto. So we practice this all the time in training. Ok, quindi questa è una cosa che loro allenano sempre durante l'allenamento. So we need to develop the skills of all the players. Quindi il lavoro è di sviluppare i skills di tutti i giocatori. So if defenses are going to hold good spacing, Quindi se la difesa vogliono ottenere una buona occupazione, we need to understand that we have to play through the defensive line by playing tight plays. ok, dobbiamo capire che dobbiamo giocare tra le linee, quindi non possiamo andare intorno, quindi giocare a largo, dobbiamo attaccare gli spazi, gli intervalli. And we need to give them a basic framework to build the attack. Ok, e per questo dobbiamo dargli un framework, quindi una struttura prechiamato o in cui loro possono trovare le soluzioni. So let me show you some examples. Adesso andiamo a vedere qualche esempio. So this is Bath versus Leicester. Questo è Bath contro Leicester. And I want to show you some examples of tight plays, what I mean by tight play. E adesso andiamo a vedere l'esempio di quello che ha parlato, quindi un tight play e un gioco stretto sul gioco rotto. So if we see the player in the white scrum cap, Se guardiamo adesso il portatore, quindi il giocatore col caschetto bianco, the next player should come tight to bring in the next defender. il giocatore che è quindi il +1 deve fare una linea di corsa stretta, quindi verso la palla, verso il portatore. The next player is tight. Quindi il giocatore dopo è ancora stretto, vicino. And it creates the try. E quello poi crea gli spazi e la meta dopo, sugli spazi. So this is England versus Argentina. Questo è Inghilterra contro Argentina contro l'Inghilterra. So you see the England hooker run tight. Vedete il talonatore dell'Inghilterra, il 16, con la fascia
la linea di corsa che corre, che è stretto. Pulls in the defender. Quindi tu fai in modo che la difesa gira le spalle verso l'interno. And again, Joe Launchbury. E ancora su questo esempio c'è Ford e Lockbury che comunque ancora una volta corre la linea stretta per poi aprire spazio esterno. And it creates space on the edge. È quello che è spazio esterno. This is New Zealand against Australia. Questo è Nuova Zelanda contro l'Australia. Notice the score and the time. Sì, guardate il tempo sull'orologio e il punteggio. So, Kieran Reid, number 8. Parliamo di Kieran Reid, il numero 8. Comes tight. Quindi sulla linea di corsa è la linea di corsa stretta. And it wins the game. E con quella scelta, con quella linea di corsa, vincono la partita. So we need to understand as coaches Quello che dobbiamo capire come allenatori, how to create good alignment and shape with our attack. quindi il nostro compito è di capire buona distribuzione, buone linee di corsa per attaccare bene. And we do this by holding our depth, E questo lo facciamo in modo di tenere bene la profondità, we hold space and width, e teniamo spazio e larghezza, and we must scan the defense often to see the picture. e la cosa fondamentale è scanner, quindi continua a guardare davanti, a prendere riferimenti della difesa, cosa sta facendo la difesa. So I want to show you a clip from football, from soccer. Ok, adesso andiamo a vedere un video di calcio. It's Frank Lampard. Una squadra di Chelsea, Frank Lampard. And notice how many times he scans before he receives the ball. Ok, guarda solamente la sua testa, quanto gira la testa per prendere informazione prima di ricevere la palla. So he's always taking a picture of the defense. Ok, il suo movimento e la sua presa di informazione è un continuo foto per come stanno difendendo l'avversario. And the best players do this all the time. E i migliori giocatori lo fanno sempre. Here is Owen Farrell. Ok, in questo videoclip guardiamo Owen Farrell So let's watch him. e guardiamo il suo movimento e quanto lui guarda palla e guarda davanti, prese di informazione. So he's having a look here. Quindi continua a guardare davanti, chi sta arrivando, Here. guarda davanti a lui, in senso, Here. la chiusa, le opzioni sulla chiusa, per il ritorno. And he's moving 13 behind his back. E se guarda lui dà un segnale al 13, Lovosky di tornare indietro, ha dato un segnale con la mano di tornare, poi ricomunica perché vede che non c'è spazio e lo fa tornare indietro. But he notices Munster are covered. Quindi lui una volta comunicato si rende conto che Munster hanno tenuto densità sul suo ritorno e quindi lo richiama in senso. So you can see him scanning. Che continua a guardare, presa di informazione. And creates the opportunity. E da lì sullo spazio, sulla sfida individuale, creano la possibilità di segnare.
So to be a good attacking team, Ok, quindi per essere un ottimo squadra in attacco, we need to be set before the defense. la nostra priorità deve essere che noi ci dobbiamo essere o trovare in posizione prima della difesa. We have to do this at top speed. Quindi tutto questo viene fatto in massima velocità. Watch Alex Good here, Saracens. Ok, guardate adesso Alex Good di Saracens, l'estremo. So here is Alex Good. Questo è lui dove c'è identificato il giocatore. Here is Owen Farrell. E questo è Owen Farrell, su un calcio inizio Saracens. Saracens win the ball. Sulla pressione del calcio inizio, i Saracens mettono pressione e riescono a recuperare la palla. Notice how quickly Guardate la velocità in cui i due giocatori che sono rimasti dietro per il calcio riconoscono un pallone recuperato e Alex Good adesso si è messo in coda, in asse al pod. And there's Farrell. E lì c'è Farrell sul secondo passaggio sulla larghezza. Calcetto dietro. It's the speed. Quindi al di là dell'esecuzione e la velocità in cui i giocatori riconoscono le possibilità di attaccare. So we need effective communication. Ok, e per ottenere questi serve ottima comunicazione. And we need to see where the space is, including the kick space. E dobbiamo continuamente vedere davanti prese di informazione e guardare tutte le opzioni che si presentano davanti, anche gli spazi dietro per uso del piede. Because if there are too many defenders in the front line, perché ci sono tanti difensori nella prima linea di difesa, we need to punish them. Dobbiamo punirli con il gioco al piede. So here are the Hurricanes from Super Rugby. Questi Hurricanes di Super Rugby, un esempio di questo. Lots of kicks. Tanti calci. So kicking is an important part of attack. Quindi calci, uso del piede è diventato un'arma molto importante in attacco. And sometimes we need to use our kicking game to expose. E a volte dobbiamo utilizzare questo arma, quindi questo modo di giocare, di attaccare, per far vedere dove la difesa hanno le loro debolezze. So notice here, we look to go down the blind side. Quindi guardi in questa foto qua, noi vogliamo far credere all'avversario che vogliamo attaccare la chiusa. Pull the fullback across. Quindi così l'estremo rosso lo portiamo sulla chiusa, lo facciamo credere che vogliamo attaccare lì. And create the space for the kick. Per poi creare spazio per questo calcio. We also need to recognize Dobbiamo anche riconoscere when the fullback is closing early. capire quindi una lettura
la velocità l'estremo sta lavorando. Quindi in questo lo vedi in basso a sinistra che hanno lavorato velocissimo per entrare nella linea. So here is the winger. Questo è ala con la Here is the fascia fullback. e l'estremo in angolo basso a sinistra. Blindside winger. Quello è la chiusa. And we need to attack this space Quindi, here. lasciando tanto spazio dietro, utilizzando il piede per mettere pressione. So critical to our attack. Una cosa critica per fare un'attacca ottima Is to play quickly. è di giocare veloce, giocare con ritmo. Attack before the defense is set. Quindi attaccare prima che la difesa allargarsi e mettersi in posizione per difendere. To do that, we need to train at pace, to play at pace. Quindi per giocare in questo modo qua ci dobbiamo allenare in questo modo, quindi allenarsi con ritmo e velocità, perché senza questo diventa poi difficile riportarlo in momento di gioco, ma in momento di partita. So let's watch this clip. Quindi guardiamo questo clip, sempre Ernst. How quickly we play on the line break. Quindi guarda quanto veloce i giocatori riescono con un line break, quanto veloci i giocatori riescono ad arrivare a fare sostegno e dare un'opzione dopo il break. That comes from the way we train. Quindi quello avviene per il modo in cui loro allenano, l'intensità, la velocità in cui loro fanno allenamento. So we need to keep playing through the line if defense is going to stand wide. Ok, quindi se la difesa occupa bene il campo, l'unico modo per noi per attaccare bene è giocare tra gli spazi, quindi tra gli intervalli. And we need to test both sides of the defense. E dobbiamo testare i due lati della difesa. I will show you some examples. Adesso andiamo a vedere qualche esempio. So this is New Zealand versus the Lions, first test. Ok, prima test l'All Blacks contro i Lions. So Lions want to come with aggressive line speed. Quindi il principio dei Lions è una velocità della linea, quindi soffocare l'attacco. But New Zealand attack between the defenders. Però la Nuova Zelanda cosa fanno? Attaccano tra i giocatori. So you can see here, between the defenders. Come vedete, cercano gli spazi tra difensori. Very difficult for defense. Molto molto difficile per la difesa di essere efficace. So this is an example of some sessions I would do at training. Ok, questo è un esempio delle sedute che Stuart fa con il Lancaster come allenamento. So staggered, bags staggered. Ok, quindi la difesa è in verde con gli scudi e non sono tutti in linea, quindi lascia qualche giocatore in prima linea, seconda, terza, un po' non omogeneo, quindi rotto come difesa. Just getting comfortable playing between defenders. E quindi è solamente li fa sentire comodo giocare tra giocatori,
quindi li fa, c'è tanta ripetizione e scenari diversi che loro prima o poi comincia a sentirsi comodo, a riconoscere. So when it comes to a game, we can do it. Così quando arriva il momento della partita, la verità loro riescono a riconoscere e l'esecuzione è fatta bene. So this is an example Questo è un esempio of Italy, apologies. un esempio di Italia contro l'Inghilterra, where England identify that the blindside defense from Italy are not working as hard. Ok, questo è un attacco dove l'attacco Inghilterra riconoscono che la difesa degli azzurri sul lato in senso è aggressivo e invece sulla chiusa non lo è passivo. So this would be what I would call a switchback play. E quindi questo per quanto riguarda per lui è un gioco, un cambio di senso, un gioco di cambio di senso. So watch Owen Farrell here. Quindi guardate Owen Farrell del 12, quando lui ha riconosciuto questa difesa. You see him go? Quindi lui parte, lascia la linea. There he is. Quindi lui nel senso dove ha già avuto la possibilità di riconoscere dove gli azzurri erano deboli, è andata a cercare lavoro, mettersi nello spazio dove poteva essere efficace in attacco. So we need to challenge defenses on the open side and on the blind side. Quindi per questo torniamo al discorso, uno dei punti importanti che Stuart ha nominato all'inizio, dobbiamo continuamente fare pensare alla difesa, quindi non è sempre un gioco in senso che diventa molto semplice per la difesa, ma un cambio di senso, così il giocatore in difesa, sia in senso sia sul ritorno, lavorano o li facciamo lavorare in modo uguale. Work rate off the ball is critical as well for quality attack. Ok, per avere un attacco efficace è critico l'uomo, quindi il work rate senza palla, quindi l'uomo senza palla, quanto lavoro fa per mettersi in posizione o a disposizione dell'attacco. So let's watch the sail winger here. Ok, questo è un clip, se guardate, ok, identificato con le maniche bianche, il giocatore del sail, il suo lavoro senza palla. He has become the extra man. Quindi in questo movimento qua, da un punto di incontro dove lui si è alzato, si è fatto un altro punto di incontro, ma è stato lui a segnare, quindi lui si è messo in gioco per essere quell'uomo in più. Quindi un lavoro, il work rate. Here is Gary Ringrose. Ok, e Gary Ringrose adesso Scozia-Irlanda. Yeah. Che ha pulito il primo punto di incontro, si è alzato subito, è andato a lavorare in senso, cercare posizione. He creates the opportunity by working on the ball. Quindi lui dal primo punto di incontro sui 5 metri sul lato sinistra ha lavorato per creare poi un line break sul lato destro del campo e per creare l'opportunità di segnare. Watch Farrell and Good. Ok, guardate Farrell e Good, la comunicazione e la presa di informazione. Sono sempre loro due. Working off the ball. Lavorano senza palla. Elliot Daly for England. Ok, guardate Elliot Daly dell'Inghilterra. Here. Il 15, sì.
Here. Very important in good attack. Ok, come l'esempio prima, Daly è stato sostegno sul lato sinistro del campo nei 5 metri, sull'evoluzione del gioco, quindi l'uomo in più si è rimesso in gioco, trovare il lavoro per andare a creare le possibilità sull'altro lato del campo. We also need speed to connect with line breaks. Ok, un altro punto è la velocità di raggiungere ovviamente il portatore dopo un line break. So this is Leinster versus Edinburgh. Questo è Leinster contro Edimburgo. C15. Guardate il numero 15 di Leinster. The scrum half. Mediano. So at Leinster, we play a lot of games. A Leinster loro per allenamento, per allenare questa situazione, quindi un line break, un sostegno su un line break, giocano tanti giochi. A lot of games in training which are like touch and pass games or offload touch games. Ok, giocano tantissimi situazioni di tocco, quindi partite di tocco, offload touch o un doppio tocco touch, dove c'è il line break e poi c'è la necessità di cercare il sostegno o arrivare a fare sostegno. One of the best attacking teams we have played against was Toulouse. Ok, una delle squadre più forti in attacco per quanto riguarda il Leinster per Stuart e Tolosa, come attaccano. Here are some more tries by Toulouse. Adesso andiamo a vedere qualche meta del Tolosa. So we have to practice this style of rugby in training. Ok, quindi diventa fondamentale, se vuoi giocare questo tipo di gioco, lo devi allenare durante l'allenamento. We need to coach the players. Devi fare in modo di allenare i giocatori, tutti i giocatori, che sono tutti capaci e competenti su queste abilità, su questi skills. To be able to play good unstructured rugby. And we can do this particularly at youth level. Ok, per fare e lavorare su questo tipo di gioco, quindi un gioco poco strutturato o su un gioco rotto, deve essere lavorato e comunque crede che questo deve essere fatto anche e principalmente a livello dei juniores. We need a balance. Ci deve essere l'equilibrio of coaching good technique, di allenare la buona tecnica, how to catch and pass, quindi preso passaggio, and how to run good lines, come correre le buone linee di sostegno, and give them decisions to make in training. e dargli le possibilità di fare le decisioni, le scelte durante l'allenamento. So we need to improve our handling. Quindi diventa fondamentale lavorare sull'abilità, sulle prese. And run effective lines. E poi le corse, le buone linee, le corse di linea. Core positional skills are key. Core positional skills, quindi i ruoli in cui tu giochi sono fondamentali, che tu hai l'abilità di fare quel ruolo lì. Speed of alignment and realignment.
la velocità in cui tu ritrovi un'organizzazione o riorganizzazione, communication and world-class coaching. la comunicazione e allenare a world class, quindi di alto livello. So we understand what to coach. How do we coach it? Quindi capire cosa vogliamo allenare, quindi adesso come lo alleniamo. Okay, so top coaching tips. 15 top coaching tips. Ok, adesso vi passo a Dave sui 15 top punti di allenare. You're muted, Dave. Ok, thanks Roland, grazie Roland. 15 suggerimenti principali. Da Stuart. Vai Stuart. Okay, so we need to be students of the game, not just watch the game. Dobbiamo essere studenti del gioco, non solo persone che guardano le partite. So try and watch the best teams. Quindi provate di guardare le migliori squadre. And understand why they are successful, why they're scoring tries. E prova a capire perché sono bravi e perché fanno tanti mete. Become an expert in not just what to coach, but how to coach. Diventare un esperto sul come di allenare, non solo cosa di allenare. I was lucky because I was a teacher. Stuart dice che lui era fortunato perché ha iniziato come insegnante. And I was taught how to teach and how to coach, which has helped me. Quindi lui è stato formato come un insegnante e lui dice che questo è stato molto utile a lui. Constantly think about your session content. Prova di pensare sempre del contenuto delle vostre sedute. You need a balance of È necessario un equilibrio tra repetition ripetizione to ingrain the habits per seminare bene le abitudini and variety in your sessions e anche so you don't varietà. become Scusa Stuart, vai avanti, go ahead. so variety so you don't become predictable. Anche la grande varietà, così non sei così predittibile. Don't leave it too late to plan your session. Non lasciare troppo tardi per organizzare le tue sedute. Do you have the variety in your coaching sessions? Tu hai la varietà nel tuo arsenale. Have a think, spend time thinking about new games and ways you can challenge your players. Dedica tempo per pensare come puoi sfidare i tuoi giocatori. Stuart, can I just come in there? Because we've had quite a lot of questions here on practice design relating to what you saw before about recreating those situations. So yeah, what are the variables around your practice design that allow players to practice seeing what is in front of them? What do you vary in there? Ok. Okay. One sec, Stuart. Quindi Nick sta leggendo un paio di domande dicendo che ci sono tante domande sulla varietà del lavoro di allenatori per capire cosa devi allenare al momento giusto. So I'll show you some examples of the games. Oh no, I haven't got it down. I'll tell you some examples of the games we play. Ok, ti racconto qualche esempio dei giochi che facciamo. So we would start off a session with some technique. Cominciamo con una seduta con la tecnica. If we had 30 players training, se abbiamo, diciamo, 30 giocatori sul campo, we would pick 3 teams of 10. Ci organizziamo in 3 squadre di 10. And we play a variety of different games. E giochiamo una varietà di giochi diverse. Such as double touch. Tipo doppio tocco. Which means if you are touched by one player, you can continue running. Vuol dire che se sei toccato una volta solo, puoi continuare a correre. And you only have to present the ball on the second touch. E devi solo presentare la palla sul secondo tocco. So we're trying to promote one-on-ones. Quindi l'idea di promuovere uno contro uno.
line breaks, line breaks, rompere difesa and keeping the ball alive. e tenere vivo la palla. We would play a lot of transition games, attack to defense. Ok? Giochiamo tanti giochi, transizione, attacco e difesa. We'd play offload touch. Ok? Giochiamo anche tocco con l'offload. So if you can offload within 1 second of the touch, it is fine. Ok? No Quindi tackle. se il portatore di pallone riesci a fare l'offload in 1 secondo dopo il tocco, non perdi possesso. We play a lift touch, where if you're touched, you lift the ball between your legs. Okay, giochiamo lift touch, quindi se tu sei toccato, tu puoi passare la palla tra le gambe tuoi. It means very quick ball. Questo vuol dire un pallone rapido. We play retreat touch. Facciamo anche tocco in, come si dice, retreat, in andare indietro. Where the defender has to drop back to the nearest line. Okay, quindi dove la difesa deve ritornare fino alla linea dell'ultimo del suo difesa. And I would vary the size of the pitch. Cambia spesso la dimensione del campo. Depending on what outcome I wanted. Dipende l'obiettivo che lui vuole raggiungere. I'll show you an example of a couple of the games I have used. Vi faccio vedere un paio di esempi delle gioche che lui ha usato. So 3 teams, blacks, yellows, reds. Ok, 3 squadre, rosso, nero e blu. Cioè giallo, nero, rosso. Black team have to run around the corner and defend, red team attack. Ok, i neri devono girare nell'angolo, i rossi, e dopo i rossi attaccano. So I'm putting pressure on the defense. Quindi c'è sempre pressione sulla difesa. And black team run back, defend against the yellows. Ok, dopo i neri tornano e fanno difesa contro i gialli. Then the next game here, the red team are defending. Ok, prossimo gioco, i rossi stanno difendendo, Black team attacking. neri attaccano, Half pitch. metà campo. On the error, Quando c'è un errore, black team defend, back to the 5. ok, neri difendono, tornano alla linea 5, Yellow team attack. gialli attaccano And so we keep repeating. e continuano a ripetere. Then black team defending. E dopo squadra nera difende, Then they run down and defend against yellow team. ok, dopo attraverso il campo e fa la difesa contro i gialli. So yellow team should be able to start seeing spaces. Quindi squadra gialla a questo punto devi cominciare a vedere i spazi, visti che i neri sono appena arrivati. So then we play 15v15. E dopo giocano 15 contro 15, Black team defending. squadra nera difesa. Here is me, the coach, running. Allenatore che corre in mezzo al campo. You need good energy. È necessario tanta energia per trasmettere. Black team defending the other post. Ok, squadra nera difende l'altra porta. Yellow team attack. Gialla in attacco. So this gets the team fit as well as practicing their skills. Ok, quindi questo non è solo per i skills, ma anche per mantenere in forma. 15v15 here. 15 contro 15. 10-20-10, run 10 meters. 10-20-10, quindi corri 10. 20 meters, yellow attack. 20 metri gialli va in attacco. Black, defend. Squadra nera in difesa. So that's an example of one training session. Quindi questo è un esempio di una seduta. About 45 minutes.
45 minuti circa. Flat out. E massima velocità. So make it game related. L'importante è che renderlo relazionali al gioco. Get the balance right in your training between structured and unstructured. Ok? Importante fare un equilibrio, un bilanciamento fra gioco strutturato e non strutturato. Not too much structured. Non troppo strutturato. Also get the balance right between technique and gameplay. È anche molto importante il bilanciamento fra tecnica e gioco. So if you're coaching a younger team, Quindi se stai allenando una squadra più giovane, you might need to do more technique, potrebbe essere importante fare più tecnica. but try and do it outside of the game Però la parte tecnica provi di fare fuori dal gioco. so that you can bring intensity when you are playing the game. Così puoi fare intensità quando fai le partite, il gioco. Not stopping all the time. Non fermandosi sempre con l'istruzione. You need to check that the players are improving. È importante verificare che i giocatori stanno migliorando. So you need to check their recall, their memory recall. Quindi è importante controllare il loro richiamo dalla memoria. So if you coach them on Tuesday, Quindi se tu fai un allenamento martedì, when you see them on Thursday, quando lo rivedete giovedì, the first question you ask is, what did we do on Tuesday? la prima domanda che deve fare è cosa abbiamo fatto martedì And why? e perché abbiamo fatto quella martedì. Because we want them to learn and understand and grow their knowledge of the game. Perché il nostro obiettivo è che loro crescano sia nelle loro abilità, ma anche come capiscono il gioco. We need to create good training habits. Dobbiamo creare le abitudini buone. I truly believe the habits they acquire at training Io credo fortemente che l'abitudine che imparano durante gli allenamenti will give them success in the game. danno a loro successo nel gioco. Habits are created with repetition of movement patterns. L'abitudine vengono creati con la ripetizione e variazione nel tuo approccio. So create your phase play framework Quindi creare bene il tuo phase play, il framework, la struttura della tua vostra fase and repeat it, e ripetere, but just have some variety in the sessions, otherwise it becomes predictable. ma non dimenticare di aggiungere varietà o altrimenti diventa troppo predettibile. Point number 11. Numero 11. You need to, your personality as a coach has to have a behavioral impact on your players. La personalità dell'allenatore deve avere un impatto sui giocatori. You have to be enthusiastic. Devi essere un entusiasta. You need to understand the game. Devi capire bene il gioco. You need to understand how to coach good technique. Devi capire come si allena ottima tecnica. You need to make training enjoyable for the players. È fondamentale che riesci a creare allenamenti divertenti per i giocatori. So give the players a lot of decisions to make in training. Quindi dare ai giocatori tante possibilità di prendere decisione. If it's possible, video training and review training. Se possibile, anche con il video e allenamenti riguardando le partite. But every session must have intensity. Ma ogni seduta deve avere intensità. Always study the game to become a better coach. Sempre studia la partita per diventare un allenatore migliore.
and try and create a team that has freedom but with responsibility. E prova sempre di creare una squadra che abbia sia libertà che responsabilità. So I hope that's been of use. I'm happy to take any questions. Stuart dice che spera che questo è stato utile e lui è disponibile a prendere qualsiasi domanda. Okay, Stuart, I've got some questions that have come from the chat. So you're going to ask these slowly, Nick, so we can translate. You're going to fire them off rapidly. Okay. So the first question is from Walter. You talk about efficiency of attack. Ok, questa è la prima domanda da Walter. Ha parlato dell'efficienza dell'attacco. What are the parameters? What are you measuring when you're measuring efficiency? Quali sono i parametri quando tu devi valutare l'efficacia? How many tries we score? How many games we win? Quanti mete facciamo? Quante partite vinciamo? But also, how are we challenging the defense? Ma anche, I don't think I don't put a measure on it. ok, quanto stiamo mettendo le difese sotto pressione? Non ha una misura specifica. I believe that coaching is an art, not a science. Stuart dice che allenare è un'arte, non è una scienza. I want quick ball. Io vorrei palla veloce. I want good shape. I want a challenging attack that's going to cause defense trouble. Vorrei una forma importante. Vorrei che facciamo sempre difficoltà alla difesa. But I don't measure it specifically. Ma io non la misura in modo specifico. Okay, we've got a question here from Alejandro Moreno in Argentina. How do you coach that level of intensity and urgency? Ok, una domanda di Alejandro dall'Argentina è come riesci a allenare questa intensità dell'allenamento? And I guess that relates to your coaching behavior as well, the intensity of the session. E questo è collegato anche alla tua intensità, al tuo modo di allenare? Yeah, I don't start pre-season flat out. Ok, non comincio il pre-season al massima velocità. I build up during pre-season. Ok, facciamo i step durante il pre-season, aumentiamo la velocità e l'intensità durante il pre-season. I coach technique and understanding. Alleno la tecnica e la consapevolezza. Shape and alignment. Forma e allineamento. I give attack the advantage over defense. Do sempre l'attacco un vantaggio sopra la difesa. To build their confidence. Per stimolare il loro autofiducia, autostima. And then I increase the intensity. E dopo, pian pianino, aumenta l'intensità. So to have a session that has intensity, per avere una seduta con intensità, you need to plan it carefully. Devi organizzarsi molto bene. You need assistant coaches to help you with the cones and the organization. È necessario un aiuto dei tuoi assistenti per aiutarti a posizionare i coni, anche per l'organizzazione. You need to transition from one exercise to another very quickly. Devi transizione da un esercizio a un altro in modo molto veloce. Ideally, explain the session to the players before you started. Ok, importante anche, se possibile, spiegare ai giocatori quello che hai in mente prima. Try not to stop the training session repeatedly to correct. Ok, prova di non fermare la seduta per correggere spesso. Prova di fare minimamente. Fire corrections through the session. Ok, prova di integrare le tue correzioni tramite la seduta. Only stop to make important points for a short period of time and a drinks break, for example. Ok, fermarsi solo per momenti brevi, ad esempio per una pausa per bere acqua. And keep your session limited to, say, 40-45 minutes. E fai un elemento
per 45 minuti, non di più. That's the longest session I would coach. Questo è una seduta più lunga che io. And we don't need to do a lot of contact during the week. Say it again, Stuart, please. We don't need to do a lot of contact during the week. Non dobbiamo fare tanto contatto durante la settimana. We save that for the weekend. Questo facciamo durante il weekend. Okay, Stuart. Matthias Facchino has asked how much of your attack is planned? Mattias chiede quanto dall'attacco è pianificato. So if I talk through a week, Ok, spiego un attimo come va per me una settimana. so Monday morning we review the game, Lunedì mattina facciamo un review della partita. then we start to plan the next game. Ok, dopo cominciamo subito a pianificare la prossima partita. We preview the opposition, talk about their strengths and weaknesses. Guardiamo anche l'opposizione per la settimana dopo, guardando la loro difesa, i loro punti di forza, punti di debolezza. And we decide on our structured attacking plays. Ok, e basato a questo decidiamo i nostri giochi strutturati. From scrums and lineouts, for example. Della mischia e del touche. We walk through those. Ok, guardiamo questi in modo strutturato. We expect the players to understand Abbiamo le aspettative che i giocatori and riescano a study capire questo and study, e loro fanno i compiti, so that when they come back in on Tuesday, they can run those accurately. ok? Così quando ritornano giovedì sono in grado di fare questi in modo molto preciso. Monday's training is a combination Lunedì, le sedute lunedì è una combinazione tra skills, competenze e skills, unstructured rugby senza struttura, and unit meetings and unit sessions, ok? E dopo le sedute per le aree, backs and forwards. avanti, tre quarti. 20 minutes unstructured, 20 minutes units. 20 minuti senza struttura, 20 minuti dedicate alle aree, avanti, tre quarti. Tuesday's training would be 45 minutes with me, Martedì, la seduta di martedì sarà 45 minuti con Stuart, 70% to 80% unstructured, 75-80% non strutturato 20% structured, e scrum and 20% lineup plays. mischia, le fasi, i giochi che vengono dalle touche e dalla mischia. Units after that, Ok, dopo ripassiamo avanti tre quarti, backs and forwards, 20 minutes, 25 minutes. ok, avanti tre quarti, 20-25 minuti per ciascuno. Wednesday off, Mercoledì, niente. and then Thursday we do restarts, Giovedì facciamo l'inizio di partite, calci di inizio delle partite, review the starter plays structure, revisioni delle fasi strutturati, and then we train 10 minutes unstructured, ok, dopo facciamo 10 minuti non strutturato, 10 minutes units, 10 minuti di nuovo l'arie 15 minutes, 15 on 15, like a game. e dopo facciamo 15 minuti, 15 contro 15, più come una partita possibile. Friday is a chance for captain's run. Venerdì è l'opportunità di fare il captain's run. Run the plays, Facciamo i giochi che abbiamo deciso di fare, le fasi. restarts and exits. Ok, dopo le rinizi e le uscite. Game on Saturday. Sabato giochiamo. Over to the players. Responsabilità dei giocatori di applicare quel che abbiamo fatto durante la settimana. Okay, couple more questions, Stuart. Ottavio has asked you how you manage the difference between the baggage that Northern Hemisphere and Southern Hemisphere bring with them. They bring a different attitude and mentality towards attack, or do they? That's the question.
Allora, la domanda è sulla mentalità di un giocatore del sud emisfero e del nord emisfero. Ognuno porta una mentalità, un bagaglio diverso in campo e la domanda è, Stuart, è come riesci a gestire queste due filosofie o mentalità? I think there's a perception that the southern hemisphere have better attack. C'è una percezione, e lui dice percezione, che l'emisfero sud ha un attacco migliore. Which I can see to a point. Io questo capisco fino a un certo punto. But I would say that the defense in the southern hemisphere is not as well developed as the northern hemisphere. Ma questo, secondo me, dice Stuart, è perché la difesa non è così strutturata come nel nord. Also, certainly in Ireland, the weather is not great a lot of the time. E anche un altro piccolo punto è che il clima, no? Il tempo, ad esempio in Irlanda dove lavora lui, non è sempre bello come nell'emisfero sud. But I would still argue the best teams in the northern hemisphere. Sorry again, Stuart, sorry. I would still argue the best teams in the northern hemisphere. Secondo me i migliori squadre nell'emisfero nord have great attacking games. Hanno le gioche di attacco veramente di alto livello. Leinster have scored over 100 tries. Leinster ha già segnato oltre 100 mete. In Europe and Pro 14 for the last 3 years. In Europa e nel Pro 14 negli ultimi 4 anni. And that is with a lot of the players who play for Ireland not playing for Leinster. E questo senza tantissimi giocatori del Leinster che sono obbligati a giocare per la nazionale. It's a mindset. Quindi è mentalità. Okay, Stuart, another question. In Italy, I found that there is an obsession with contact. I watched Roland's son play a full contact game when he was 4 years old and 2 days. They play under 6, play contact. Nick, hang on, mate. So, Stuart, vedo che con lo sorriso li capisci già. Nick dice che abbiamo un po' un'ossessione con contatto in Italia. Nick dice che lui ha visto una partita under 5, credo che under 5, forse under 6, dove il figlio di Roland, 4 anni e 1 mese e 1 giorno, era già una partita di contatto totale. So you said, Stuart, about not too much contact during the week. They're asking, is that appropriate for younger players? Stuart, hai detto che non troppo contatto durante la settimana. Nick chiede se questo è valido anche per i giocatori più giovani. I think in younger players, technique is key. Quindi Stuart dice che per i ragazzi giovani la tecnica è fondamentale. So build their confidence with good technique in tackle. Quindi lavorare sulla loro autostima con una buona tecnica sul placcaggio. Ball carry. Ottima tecnica anche sul portare il pallone. Breakdown, clear out. Breakdown e pulire. And give them the confidence. So you need to spend more time, but that doesn't have to be Importante che lavori sulla loro autostima. Flat out. Ma non deve essere a 1000 all'ora. You can do it under control. Puoi anche fare questo sotto controllo. And build their confidence up. Because with young players, Importante concentrarsi sull'autofiducia, perché nei ragazzi giovani, there is such a big physical difference between players of the same age. You could have a very, very big 13-year-old and a very, very small 13-year-old. And we want them all to enjoy the game. E quando sono giovani c'è spesso un'enorme varietà tra un ragazzo under 13 che ha 50 kg e un under 13 che magari ha 80, alto o piccolo. Importante che offriamo sedute e rugby divertenti a tutti, anche quelli piccoli che non sono ancora sviluppati. So it is important because it's a contact game, but let's try and coach the game of movement over the game of power. Contatto è importante, il rugby è un gioco di contatto, ma proviamo di allenare più il movimento come quando sono piccoli, più importanti della potenza.
Okay, thanks. One more question then. One more question. Let me Altra domanda. let me just choose which question. We've got Alessio. Just a little bit that you said about the percentage between technique and gameplay. Alessio dice, torniamo un attimo alla tua domanda sulle percentuali. Nick, the percentage on? Between technique and Okay. decision making and gameplay. Ok, quindi le percentuali tra prendere decisione, tecnica. Scelte di gioco. Sì, grazie Roland. Scelte di gioco. What's the question? What should the percentage be? Oh, I see. Okay. Ok, qual è la percentuale giusta? It depends on the level at which you're coaching. So at Leinster, for example, Dipende che livello alleni. Ad esempio, a Lancaster, because a lot of the players have very good technique, cioè, grazie al fatto che tanti giocatori hanno già un livello tecnico altissimo, we still spend time on developing it, obviously. comunque ovviamente dedico tempo a migliorare la loro tecnica, But I can spend more time on developing their game understanding and gameplay. però posso dedicare più tempo alla loro consapevolezza del gioco e delle fasi. If I was coaching a team that had less ability, Quindi, se invece devo allenare una squadra che ha meno abilità, conoscenza tecnica, I would spend more time, a little bit more time on technique, dedicherò un pochino più tempo alla tecnica, but I'll try and do it before and after the session. ma provo di farlo prima, all'inizio, alla fine delle sedute. So things like passing, catching, kicking, tackle technique, Quindi etc. elementi come passaggio, di prendere il pallone, di correre, di placcare, queste cose qua. If we're creative as coaches, Se noi siamo creativi come allenatori, we could start at 7 o'clock, possiamo cominciare alle 7, coach 15 minutes technique in small facciamo groups, 15 minuti di tecnica, have the full session for 45 minutes, facciamo una seduta games totale and di 45 minuti decision making, per partite e opportunità di prendere decisione, finish at 8 p.m., concludiamo alle 8, another 15 minutes of technique as warm altri down, 15 minuti di tecnica all go home for a glass of wine. e torniamo a casa per un bicchiere di vino. Depends how old they are, yeah? Bicchiere di Amarone, a glass of Amarone Valpolicella wine. Okay, we're going to finish it there. There's still a whole load of great questions there, but I hope it's got everybody thinking. Do one of you guys want to just translate that to the Italians? Ci sono tanti altri domande. Roland, you could take it, mate. No, sì, ci sono tantissime domande, ovviamente siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, però faremo in modo di rispondere a tutte le domande scritte sul sito. Okay, so from me, Stuart, thank you very much for this evening. That's been really lots and lots of a huge amount of engagement, a huge amount of questions here. Thank you very much for giving up your time and helping us in Italy. No problem. No, it's a privilege to be asked. And un enorme piacere, ovviamente, per tutti noi di avere un ospite come Stuart Lancaster per stasera, e quindi Nick, da parte di tutti, l'ha ringraziato per il suo tempo e la sua disponibilità. And when you come to Parma, when Leinster play Zebre next, we will have a really nice meal out. There's a couple of good restaurants that Roland knows. We'll find some. Your invitation. And I'm sure there's plenty of coaches listening tonight who will be willing to join us as well. Yeah, absolutely. Great. Okay, un ringraziamento a Stuart, e quando Leinster vieni qui a Parma a giocare contro le Zebre,
ci sarà dei ottimi ristoranti e chi qui intorno potrà venire a eventualmente mangiare qualcosa di buono qui a Parma. Okay, grazie, and thank you to David, and thank you to Roland as well. You've done a sterling job there. Great job, guys. Great job. Thanks, Nick. Thanks, Spero di Stuart. sì, grazie a tutti. Grazie a tutti. Cheers, guys. Click the button to stop.